Salute a tutti! Oggi faremo un tutorial veloce su come compilare il CID in caso di incidente. Innanzitutto volevo dirvi che non è obbligatorio fare il CID a seguito di un incidente, ma è consigliato per essere più veloci nel risarcimento danni da parte delle assicurazioni. Qua è indicata la data dell'incidente, è molto importante indicare il giorno esatto e l'ora esatta e il luogo esatto in cui è successo l'incidente, perché molto spesso i nostri veicoli sono dotati di scatola nera, è indicato se ci sono feriti o meno, anche lievi. I danni oltre ai veicoli A e B, se quindi è un incidente che coinvolge più di 2 veicoli, e se coinvolge anche oggetti diversi dai veicoli, quali possono essere muri di recinzione, pertinenze di palazzi e altre cose che vengono danneggiate dai veicoli. E qua è lo spazio per i testimoni, qualora si palesasse un testimone al momento dell'incidente o qualcuno disposto a testimoniare come siano avvenute le cose, può essere indicato con nome e cognome, indirizzo e telefono. Perché questo? Perché il CID deve soltanto descrivere come è avvenuto l'evento. A decidere chi ha torto e chi ha ragione ci penseranno gli organi preposti quali l'assicurazione, il perito e il liquidatore. Ora, in questa colonna e in quest'altra colonna vanno scritti i nomi, i cognomi e tutti i dati dei 2 veicoli coinvolti nell'incidente. La prima voce è il contraente assicurato, cioè colui che ha stipulato la polizza di assicurazioni. C'è il tipo del veicolo, la compagnia assicuratrice con il numero di polizza, che è molto importante, e il conducente, che può essere lo stesso che sia il contraente oppure un'altra persona uguale dall'altra parte. Adesso vediamo nel dettaglio velocemente. Cognome e nome del contraente, codice fiscale o partita IVA a seconda se è una società, perché potrebbe anche essere una società a noleggio per esempio, il CAP e il numero di telefono o l'email, il tipo di veicolo, la marca e il tipo, cioè sarebbe il brand, la casa costruttrice, e il tipo di veicolo, cioè il modello dell'autovettura, il numero di targa e stato di immatricolazione. Queste altre 2 voci servono per il rimorchio, la compagnia assicuratrice l'importante è il nome e il numero di polizza. E poi arriviamo al conducente, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, importante, telefono, opzionale, e patente numero e validità, questi sono importanti. Dell'assicurazione è importante vedere anche la validità dal al. Stessa cosa per l'altra parte. Dopodiché bisognerà procedere a indicare il tipo di danno che c'è stato su entrambi i veicoli. Basta fare o indicare con una freccia oppure fare una X sul punto in cui è avvenuto l'urto. Nelle osservazioni potete scrivere brevemente, perché lo spazio è poco, alcune note, ad esempio non aveva l'indicatore di direzione acceso, oppure mi assumo la responsabilità dell'incidente. 12, che generalmente tutti si scordano di compilare. In questo punto qua dovrete, leggendo le varie righe, descrivere quello che è successo nell'incidente, cioè se l'auto era infermata o in sosta, se ripartiva dopo una sosta, se proveniva da destra, se sorpassava, se retrocedeva, se usciva da un parcheggio. È tutto descritto qua. Trovato la voce a cui appartiene il vostro caso, dovete mettere una X al numeretto a cui corrisponde, può essere anche più di uno, dal lato ovviamente del veicolo a cui corrisponde la descrizione, e indicare qua sotto il numero di caselle che sono state barrate, sia da un lato che dall'altro. Fatto ciò, il CID si può dire completo, mancano soltanto le 2 firme, A e B, ovviamente dei rispettivi conducenti, del veicolo A e del veicolo B. Da quest'altro lato troviamo una serie di informazioni opzionali che possono essere aggiunte alla fine della compilazione del CID, sempre in duplice copia.
C'è stato l'intervento delle autorità? Sì, no. Quale autorità è intervenuta? Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili urbani. Se è successa una di queste cose dovete barrare la rispettiva casella. Poi qua abbiamo uno spazio per i testimoni, se sono stati inclusi qua, uno spazio per il proprietario del veicolo qualora dovesse essere differente dal contraente assicurato o dal conducente, ma è una cosa che accade molto di rado perché in Italia adesso la legge prevede che il proprietario sia anche il contraente dell'assicurazione, e 2 spazi per i feriti se ci sono stati, uguale da quest'altra parte. Il modello blu può essere usato anche come denuncia cautelativa, nel senso potrebbe anche non apportare tutte e 2 le firme, ma essere comunque compilato e consegnato alla propria assicurazione e ha la validità di una denuncia cautelativa. Non avrà la velocità di risarcimento del CID. Una volta compilato il CID, che generalmente è in duplice o quadruplice copia, ci si divide le copie tra i 2 danneggiati e si possono consegnare o alla propria assicurazione oppure a una carrozzeria convenzionata.